Cari amici di Crazy Motor Life, ben trovato ad un nuovo appuntamento. Oggi ho un ospite straordinario, lasciatemelo dire. 2 volte vicecampione del mondo. Ma quei vicecampioni del mondo, quei piloti che avevano il controllo di trazione nel polso e la centralina nel cervello. Sto parlando di Loris Reggiani. Ciao Loris! Ciao, buona giornata a tutti. Prima di tutto grazie per aver accettato l'invito a Crazy Motor Life. Prego, e speriamo di fare una roba carina per tutti, dai. Ma guarda, sicuramente. Iniziamo prima di tutto dedicandoti un applauso. Addirittura. No, ci vuole perché quando si ha a che fare con piloti, con un palmarès come il tuo, è giusto farlo. Loris, tu nasci a Forlì nel 59. Immediatamente inizi a correre con le moto nei trofei monomarca Aspes, per esempio Yuma, che vinci, e oltre a vincere il 125 arrivi pure terzo nel campionato 500, sempre da privato, per poi esordire nel 1980 nel motomondiale. Ti ricordi ancora l'emozione che hai provato quando hai provato per la prima volta la moto in pista ed eri lì tra i migliori piloti al mondo? Bisogna vedere a quale prima volta ti riferisci, perché io la prima volta che sono andato in pista veramente con la mia Aspis 125 appena comprata, avevo 18 anni, perché prima purtroppo all'epoca per correre prima, anche adesso forse, prima di essere maggiorenni ci voleva una firma dei genitori. Io da una parte non avevo i genitori perché erano morti quando io ero piccolino, insomma, e dall'altra parte gli zii che mi avevano adottato non avevano nessuna intenzione di prendersi il rischio, la bega di farmi una firma su un pezzo di carta per farmi correre a 16 anni. All'epoca si poteva cominciare a correre a 16 anni con questa firma, quindi ho dovuto aspettare 18 anni, che forse alla fine è stata anche una fortuna, perché ho avuto la possibilità 2 anni in più di mettere da parte qualche soldo lavorando d'estate per potermi permettere di farlo. Con 2 milioni e 4 che avevo recuperato, che avevo messo da parte, mi sono comprato, ho speso 1,3 milioni a comprare un Aspes Yuma nuovo direttamente alla Aspes, con un amico di Forlì che era un concessionario di moto, e quindi mi accompagnò lui col suo furgone vicino a Varese. Non mi ricordo il posto esatto dove c'era l'Aspes, portammo a casa questa moto. La prima volta che andai in pista, per tornare al discorso, ero talmente lento a Misano che feci cadere uno che aveva non so chi sia, che aveva una Harley Davidson 250 con la quale correva. Insomma, io ero un po' lento alla prima curva, mi spostai un po' troppo bruscamente per fare la traiettoria, quella che pensavo che fosse la traiettoria giusta. Lui arrivava dietro decisamente più veloce, si attaccò ai freni per non centrarmi e cadde. E io mi fermai per vedere che non si fosse fatto male, per accertarmi che non si fosse fatto male. Poi mi dispiaceva aver creato un incidente, e lui alzandosi da terra mi imprecò: toglietevi dal cazzo, fate i 5 all'ora e andate da tutte le parti. Io misi la prima e me ne andai con la coda fra le gambe, quindi sì, non è che mi sentissi tanto un fenomeno. E invece quando nel 1980 esordisci nella 125 con la Minarelli, scusami. Lì è un po' diverso. Lì avevo fatto già 2 stagioni da juniores, come dicevi te prima, nell'ultima stagione avevo vinto il trofeo Aspes e avevo fatto terzo nel campionato 500 juniores con una Suzuki Bimota. Ho avuto una botta di culo tremenda, perché proprio in quell'anno Bianchi se ne andò dalla Minarelli sbattendo la porta. Avevano litigato, insomma, perché avevano preso Nieto, perché forse lui si sentiva un po' messo da parte, e in qualche modo, insomma, se ne andò. Cercavano un pilota italiano giovane che non rompesse troppo le scatole al loro Angel Nieto. Il direttore sportivo della Minarelli era, guarda caso, Michele Verrini, che era anche l'organizzatore, diciamo così, del trofeo Aspes, quindi mi vedeva correre tutte le domeniche in pista quando c'erano le gare del trofeo Aspes. Lui veniva a dare un'occhiata che tutto andasse bene, e pensò che io ero la persona giusta. Mi chiese di salire su quella moto lì, che era una delle moto che qualche anno prima, ma anche solo l'anno prima, sognavo, andavo a vedere a correre, sognavo, ma che sapevo benissimo che non sarebbe mai stata nelle mie corde. Quella volta lì, quando mi proposero di andare
alla Minarelli a guidare quella moto lì, io avevo già raggiunto, ampiamente superato qualsiasi sogno che avessi fatto sulla mia carriera motociclistica. Quando sei entrato ai box e ti sei trovato in una struttura che sicuramente non era quella dell'amico concessionario che ti accompagnò a prendere la moto, come ti sei sentito? Adesso i sentimenti sono difficili da spiegare, quindi non so trovare le parole giuste, ma ero al settimo cielo, cioè l'unica cosa che mi viene da dire è questa. Tra l'altro tu ottieni direttamente la prima vittoria in questo campionato dell'esordio in Gran Bretagna, se non erro. Sì, a Silverstone, ma non è stata una vittoria che mi è piaciuta tanto, insomma non è stata una vittoria come l'avevo sognata, perché durante la gara Nieto e Bertin, se non ricordo male, se ne andarono, io rimasi un po' più indietro con altri 3, con Bianchi e Knobbuller, se non ricordo male, e a un certo punto Nieto rompe, no, prima Bertin cade lottando con Nieto e poi Nieto rompe il cambio. Io mi trovo in testa a lottare per la prima posizione con altri 2 piloti e riesco a regolarli, li batto. Però è restato un po' la mano in bocca, insomma non me la sono goduta appieno, proprio perché c'erano 2 che stavano andando più forti di me quella gara lì. E invece c'è stata una vittoria che invece ti sei goduto? Di sicuro quella che mi viene in mente di più in assoluto, sicuramente la seconda dell'anno dopo, la mia seconda di carriera a Rijeka contro Bianchi in lotta fino alla fine, quella sì me la sono goduta bene perché eravamo primo e secondo e io ho fatto primo. Ma quella che mi mi è rimasta più impressa ovviamente è la prima gara vinta dall'Aprilia con la 250 a Misano nell'87, se non ricordo male. Sì. Perché ha un sapore diverso? Ma primo perché l'Aprilia è nata un po' da qui da noi. La prima Aprilia è stata costruita nell'85, nell'inverno dell'84, qui a Forlimpopoli, nella mia officina, insieme a degli amici, perché Michele Verrini, che dopo quelle 2 stagioni di Minarelli comunque mi ha seguito come manager, diciamo così, amico più che altro, poi manager è una parola grossa che all'epoca non esisteva, era un amico che mi continuava a darmi una mano. Lui, quando mi sentì dire alla fine dell'84 che avrei dovuto smettere di correre, pensavo smettere di correre perché avevo fatto l'ultima stagione male, dopo un grosso incidente dell'83, e che per fare quella stagione lì male avevo buttato via, speso comunque tutti i soldi, investito tutti i soldi che avevo, che mi erano rimasti, e che quindi non avevo più la possibilità di andare avanti. Lui si inventò, lui aveva una grossa concessionaria Aprilia all'epoca a Firenze, e si inventò un disegnino fatto da un suo amico designer, una moto stilizzata, insomma fatta a mano con i colori Aprilia. Andò da Beggio e gli propose, mi sembra 60 milioni di lire contro 60 milioni di lire, un paio di motori della Rotax, con la quale lui collaborava perché montava i Rotax su tutte le sue moto da strada. Noi avremmo costruito una moto, una 250, l'avremmo verniciata e chiamata Aprilia, iscritta al mondiale come Aprilia, e avremmo fatto tutto il mondiale come Reggiani come pilota. E Beggio ci pensò una settimanina e basta, e pazzo come più di noi dice sì, va bene, fatelo, e questo è stato, insomma, l'Aprilia è nata da noi. Quindi poi dopo quell'anno lì è andata bene perché c'è finito sesto nel mondiale, 2 volte sul podio. Beggio si è reso conto che il ritorno che aveva dal moto mondiale era decisamente più alto di quello che aveva sulle gare di fuoristrada che invece facevano al momento, in quel momento lì, e quindi decise di investire. Da lì partì la storia dell'Aprilia. Quindi mi sento un po' il padre, diciamo così, insieme a Michele Verrini, soprattutto della storia Aprilia. Magari sarebbe nata sicuramente lo stesso, però così è stato, insomma. Per cui la prima vittoria dopo 2 anni a Misano, in una stagione che ci aveva visto più volte competitivi per la vittoria, ma poi per un motivo o per l'altro la sfortuna ci ha messo un po' lo zampino, si è rotta molte volte la moto, quindi sembrava, non so, stai prendendo la luna, poi ti scappa, e alla fine invece la prendi proprio a Misano, in Romagna, a casa praticamente, per cui è stata una liberazione da una parte, un'esplosione di adrenalina dall'altra, e sicuramente la vittoria che mi è stata più che mi resta più impressa. Loris, ho un paio di domande da farti per capire proprio la differenza tra i piloti di allora e i piloti di oggi. Tu allora hai corso
nello stesso campionato, quindi nello stesso anno, diverse categorie. È corso sia con la 250 che con la 350 Bimota, per esempio la 250 Yamaha. Com'era passare da una moto all'altra? All'epoca era normale, lo facevano tutti. Credo che la mia differenza più grande sia stata nell'anno di juniores, quando passavo da Aspes 125 stradale, perché era una moto stradale, a un Suzuki 500 Bimota. Quella era la differenza più grande. È vero che quelle gare non erano mai insieme? No, non è vero invece. Qualche volta sono state anche concomitanti nello stesso circuito. Ma una volta che hai preso in mano le moto e che sai cosa devi fare quando sali su quella e cosa devi fare quando sali su quell'altra, non è troppo difficile. Noi eravamo abituati così, quindi faccio fatica a dire quello che proverebbe un pilota che invece non l'ha mai fatto. E invece è uscito più volte il nome di Bimota. Quest'anno rientra nel mondiale World Superbike. Come hai preso la notizia? Bene, mi fa piacere che un marchio italiano. Purtroppo Bimota ci ha abituato ad alti e bassi un po' troppo repentini, un po' troppo frequenti. Speriamo che questa volta si possa andare più avanti. Bimota, se penso al marchio Bimota, però non posso fare altro che pensare a Massimo Tamburini, che non c'è più, per cui anche quella è come quando penso all'Aprilia, non è più l'Aprilia che conoscevo io. Bimota la stessa cosa, sono diventate per me cose un po' lontane se non fosse per il marchio, ecco. Allora, se tu sei diventato 2 volte vice campione del mondo e l'hai scritto tu 16 volte non campione del mondo, perché io non mi sarei mai permesso, cosa è mancato? È una battuta che è venuta fuori una volta, mi sembra, quando lavoravo con Meda. Io sono molto autoironico. E siccome invece molti, comunque non mi interessa quanti, mi rinfacciano il fatto che mi odiano perché magari non condividono le mie idee su certe dinamiche del motociclismo, i classici haters mi dicono che non dovrei parlare perché non ho mai vinto un mondiale. Allora ho detto sì, però sono stato 16 volte, perché io ho corso 16 volte nel mondiale, su 16 mondiali. 16 anni, quindi sono stato 16 volte non campione del mondo consecutivamente, uno in più di Agostini che ha vinto 15, e quindi devono stare zitti loro. Invece sei arrivato 2 volte vice campione del mondo nell'81 con la Minarelli nella 125 e vice campione del mondo nel 92 proprio con l'Aprilia 250. Cosa è mancato per mettere quella ciliegina sulla torta? Guarda, vice